Più giovani con l'outfit giusto. Ciao a tutte e benvenute a un nuovo video. Sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di una serie di corsi manuali tutti dedicati all'immagine di noi donne over 40 e anche di un libro già bestseller nella sua categoria in vendita su Amazon. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento su cui ricevo tantissime domande e che è anche molto importante per noi donne over 40, e cioè come ringiovanirci adottando l'outfit, il look giusto nelle nostre giornate. Sono qui per darvi 7 consigli, 7 cose che secondo me sono molto semplici da adottare, che davvero tolgono anni non solo al nostro look ma spesso anche al nostro aspetto, perché veramente sono in grado di avere un effetto ringiovanente sulla nostra immagine. Prima però vi invito senz'altro a iscrivervi al mio canale, accendere anche la campanella per non perdervi nessuno dei video che farò in futuro, perché ne arriveranno ancora tanti altri dedicati alla moda, al beauty, al lifestyle di noi donne over 40. Ma veniamo all'argomento di oggi, cioè quello di come ringiovanire la nostra immagine puntando sul look giusto. Spesso infatti facciamo una serie di piccoli errori che magari rischiano anzi di aggiungere qualche anno ai nostri outfit, ma che possono essere evitati con estrema facilità e che in quel caso, ecco, giocano assolutamente a nostro favore. Il primo consiglio che vorrei darvi è quello di non badare solo a ciò che indossate. Infatti la nostra immagine, il nostro look non è fatto unicamente dai vestiti e degli accessori che scegliamo di indossare, ma anche di tanto altro, per esempio la nostra pettinatura che può togliere letteralmente anni a una donna, ma anche il make up che deve essere secondo me adattato all'età mano a mano, ecco, che evolve la nostra età. Anche il nostro make up secondo me dovrebbe essere adeguato e in molti casi anche semplificato e alleggerito, quindi è uno di quei consigli che a seguirli bene gioca assolutamente a nostro favore, perché oltretutto ci semplifica la vita. L'altro aspetto molto importante che non mi stanco mai di ripetere è il nostro atteggiamento mentale. Secondo me quello che conta davvero nel rendere il nostro aspetto giovane, giovanile, è come ci poniamo nei confronti del mondo. Non dovremmo mai, secondo me, smettere di appassionarci per cose nuove, di essere curiose, di viaggiare, di interessarci a tante cose, perché questa, diciamo, è la prima cura di giovinezza, prima ancora di qualsiasi cosa che possiamo indossare. Passando invece all'abbigliamento e quindi a consigli anche molto molto più pratici che possiamo adottare nei nostri look di ogni giorno e che appunto possono ringiovanirci a volte di anni, ma anche snellirci, farci sembrare più in forma e quindi di nuovo più giovani. Un piccolo trucchetto che molte donne non fanno è quello di rimboccare le maniche dei blazer e delle bluse. Spesso veramente basta liberare qualche centimetro dei nostri polsi per far sembrare l'intero look più snello, più giovanile, e noi più sprint e più in forma. Questo perché i polsi fortunatamente sono innanzitutto sono un punto dei più sottili del nostro corpo, ma è anche un punto che rimane tale anche se magari guadagniamo qualche chiletto e non siamo esattamente al top della nostra forma fisica. Ecco, il polso è sempre un po' un punto bello sottile che vale la pena di valorizzare. Per farlo basta semplicemente risvoltare a volte le maniche dei nostri blazer. Addirittura negli ultimi anni hanno iniziato a comparire dei blazer che hanno già la manica leggermente arricciata. Io ne ho comprati 2 fatti così di Zara, che hanno tra l'altro una linea un po' allungata e morbida e sono veramente molto donanti, che Zara ogni anno ripropone, si vede che hanno molto successo in tantissimi colori, per cui dateci un'occhiata. Altrimenti quello che potete fare è semplicemente rimboccare, risvoltare un po' la manica dei vostri blazer, naturalmente senza rovinare il tessuto, addirittura adottare il trucchetto con un elastichino che vi permette poi di fare in modo che le maniche rimangano su correttamente senza che dobbiate continuamente ritirarle su perché scivolano giù. La stessa cosa naturalmente potete farla con camicie, maglioncini, bluse, tutto quello che ha delle maniche. Io oggi non l'ho fatto, ma potrei farlo. Prendo semplicemente il bottoncino della manica e poi risvoltandolo leggermente. Naturalmente questo trucchetto funziona se
se il pezzetto che lasciate scoperto non arriva di nuovo in un punto dove magari il braccio è un pochino più muscoloso e quindi anche più largo, ma appunto quando il risvolto termina in un punto stretto del braccio, ecco che esplica pienamente la sua funzione. Un secondo trucco per ringiovanire l'outfit è quello di provare a scoprire le caviglie. Analogamente ai nostri polsi, anche le caviglie, soprattutto per chi tra noi magari ha la fortuna di avere una caviglia naturalmente sottile, sono quei punti non solo tra i più sottili del nostro fisico, ma anche tra quelli che magari rimangono sottili anche se ahimè mettiamo su qualche chiletto di troppo. Per cui sperimentiamo, soprattutto adesso che sono di gran moda, con tutti questi tagli di pantaloni cropped, ossia quei tagli di pantaloni corti poco sopra la caviglia, che lasciano scoperto appunto il punto spesso più sottile delle nostre gambe. Questo è anche il motivo per cui tante donne notano su loro stesso che per esempio i pantaloni a culotte non sono poi così donanti. Questo ha una semplice spiegazione ed è dovuto al fatto che il modello culotte spesso finisce nel punto più largo del polpaccio e quindi anche il punto più largo in assoluto della parte inferiore della nostra gamba, e quindi rischia di farci sembrare molto più tozze di quello che in realtà siamo, e anche di accorciare visivamente le nostre gambe, perché crea una spezzatura orizzontale in uno dei punti, ecco, più ampi della nostra gamba. Quindi ecco, abbandonate magari i pantaculottes se già fate un po' fatica a indossarli e trovate che non vi rendano giustizia, e sperimentate invece con i pantaloni un pochino corti alla caviglia, perché donano molto di più. Lo stesso naturalmente vale anche per gonne e abitini dalla lunghezza midi, che spesso fanno un po' quell'effetto contadino pronta per il raccolto, mentre basta magari portare gli orli di questi capi un pochino più in giù e quindi più verso la caviglia, che invece è un punto sottile, per cambiarne completamente l'effetto. Per cui ecco, fate delle prove specchio, perché sono due trucchetti, quello dei polsi e quello delle caviglie, che possono davvero ringiovanire e togliere tanti anni alla vostra immagine e ai vostri look. Un terzo consiglio è quello di sperimentare anche sui look magari un pochino morbidi, un pochino casual, un singolo capo strutturato. Se infatti noi abbiniamo un sopra e un sotto e magari anche un capo spalla, come può essere un cardiganone, sul morbido, che non definisce bene la nostra figura, rischiamo un effetto morbido anche sul nostro fisico, quindi è senz'altro un look poco donante, che rischia di aggiungere chili praticamente a qualsiasi donna, a meno che una sia veramente alta 1,85 m, estremamente ossuta. In quel caso anzi potrebbe essere quasi valorizzante, perché aggiungerebbe delle curve che altrimenti non ci sono nella realtà, e quindi potrebbe al contrario essere donante. Però per la stragrande maggioranza delle donne over 40, l'aggiunta di un singolo capo strutturato nel vostro outfit aggiunge quel pizzico di definizione che ci fa sembrare più in forma, più slanciate, più fisicate in qualche modo, e ci rende quindi anche più giustizia. Vi faccio degli esempi. Per esempio, se ha un pantalone di taglio classico, quindi che scende con una gamba morbida, abbinate una blusa anche lei abbastanza morbida, sopra provate un cappottino sartoriale oppure un blazer tagliato a pennello sul vostro fisico, ed ecco che vediamo che questo singolo capo più strutturato svecchia e ringiovanisce di molto l'intero outfit. Un altro consiglio, questo è una cosa che io faccio sempre molto volentieri, che mi piace tantissimo, è quello di creare delle spaccature all'interno del vostro stile. Cioè, soprattutto se amate vestirvi magari un pochino sul classico, su quelli e puntate magari su quei capi basic, come può essere il pantalone di taglio classico, il blazer, la camicia a taglio uomo ma comunque sul classico, e magari anche nei colori privilegiate tonalità neutre e la gamma dei beige, magari dei colori che sono associati, diciamo, a un certo modo di vestire classico e tradizionale. Provate a creare delle semplici spaccature. Abbinate magari il capo più bon ton, più classico che indossate con qualcosa di più grintoso. Io per esempio ho creato una mini collezione nel mio guardaroba di pantaloni in pelle finta pelle, che abbino con magari bluse più bon ton, o il cappottino cammello quando siamo in inverno, il blazer
blazer adesso, perché basta a volte sostituire un classico con qualcosa dal taglio molto simile ma in un materiale più grintoso, più moderno e alla moda, per creare un effetto completamente diverso. Lo stesso vale magari sul jeans scuro di taglio classico, che abbinato magari a una blusa boho chic un pochino più, non so come definirla, frillosa come direi io, crea comunque un altro effetto. Quindi ecco, impariamo a fare queste spezzature nel look in cui abbiniamo un capo più basic e più classico con qualcosa o di più grintoso o di più sexy o di più colorato magari a un neutro, creando queste spaccature che sono sempre vincenti nella moda. Tra l'altro questo è uno dei principi della moda cosiddetta French chic, dell'eleganza francese, parigina in particolare, tanto decantata, proprio di giocare abbinando capi più grintosi o più alla moda con cose più classiche, perché sono spaccature che funzionano sempre e che tolgono veramente tanti anni ai nostri outfit e quindi anche a noi stesse. Un'altra spaccatura, diciamo abbinamento forte di questo tipo che mi è venuto in mente proprio adesso è quello di indossare un paio di sneakers con outfit più tradizionali, che possono essere il classico completo pantalone, ma anche un vestito longhette molto molto femminile. Ecco che con un paio di sneakers alla moda cambiano completamente aspetto. Un altro consiglio di questo tipo è quello di definire sempre un pochino il punto vita, ma fatelo con discrezione, perché anche quelle cose che a volte si vedono in giro in cui la cinturina strizza letteralmente il punto vita in modo molto evidente rischiano di avere un po' l'effetto opposto. Se vogliamo ringiovanire i nostri look, tutto dovrebbe essere avere un look, avere un aspetto quasi involontario, casuale, molto molto disinvolto, non come una cosa voluta che abbiamo fatto apposta per ottenere quell'effetto lì. Per esempio, parlando di sopra, quindi di bluse e di camicie, questo effetto può essere ottenuto facendo il cosiddetto tack o half tack, cioè rimborsando in modo quasi un pochino disordinato e magari solo sul davanti, lateralmente oppure al centro, le nostre bluse nei pantaloni, ma lasciandole altrimenti sbucare fuori. Questo è un esempio di definizione del punto vita non troppo voluto. Anche una cintura indossata magari in un colore a contrasto può avere lo stesso effetto senza bisogno per esempio di strizzarla molto. Ecco, oppure un altro modo è non definire il punto vita né rimborsando tutto dentro i pantaloni o nell'orlo della gonna, né adottando delle cinture che magari possono strizzarci in punti poco valorizzanti, ma adottare direttamente capi magari un pochino più sartoriali che scendono un pochino più avvitati e quindi definiscono con grazia e disinvoltura il punto vita senza dover creare per forza una spaccatura orizzontale o qualcosa che ci stringe e ci strizza nel punto vita. Però è importante farlo perché altrimenti, soprattutto per certi tipi di fisico, magari chi è più dotato di spalle e anche di décolleté, le cose rischiano di scendere un pochino a tendone, quindi di aggiungere chili e quindi anche anni ai nostri look. Un altro consiglio per ringiovanire subito i vostri outfit è quello di analizzarci a fondo da capo ai piedi e di valorizzare tutto quello che ci piace di noi. Anche qui ci sono alcune donne che ci vorrebbero tutte coperte da capo ai piedi dopo una certa età, che spesso viene spostata abbastanza in avanti, quindi verso i 35-40 anni. Io non sono così d'accordo. È chiaro che magari certe cose, minigonne ascellari o magliette particolarmente scollate, dovremmo indossarle magari al mare e non in città, dipende anche molto dal contesto, ma non sono d'accordo sul nascondere per forza la pelle, anzi mostrare un po' di pelle, ad esempio se avete una bella scollatura oppure avete ancora delle belle gambe, adottare quei tagli che non sono super corti ma nemmeno lunghi, può veramente regalare tanta freschezza e giovinezza ai vostri outfit. Ecco, quindi non date retta ai consigli mal riposti di questo tipo, esaminatevi a fondo, naturalmente con occhio critico davanti a uno specchio, e poi scegliete di valorizzare e anche a volte
volte di mostrare un pizzichino di pelle in più, quelle parti di voi che vi piacciono particolarmente, che si sono mantenute bene negli anni, perché veramente è una cosa che possiamo fare a tutte le età. L'ultimo consiglio per ringiovanire i nostri outfit è quello di incorporare qualcosa che vada di moda, qualcosa di tendenza. Molte donne dopo una certa età accantonano completamente il discorso moda e nuove tendenze. Io non sono sempre d'accordo, mi metto un po' nel mezzo. Da un lato non trovo che sia necessario rinnovare il nostro guardaroba adattandolo alle mode del momento ogni stagione, perché se guardate un po' quelle che sono le mode, tante non sono proprio portabili, sono fatte magari per le passerelle, ma fuori dalle passerelle non vedete quasi nessuno che le indossa, a meno che non sia proprio un irriducibile fashionista, una fashion victim che proprio non riesce a rinunciare, ma altrimenti non passa neanche dalla passerella alla strada. Mentre altre tendenze sono assolutamente gradevoli, portabili e non solo, magari valorizzano qualcosa di bello che abbiamo, qualche parte di noi che è particolarmente armoniosa e aggraziata, e quindi perché no, non mai dire mai secondo me alle nuove tendenze, piuttosto imparare a essere critiche e selettive. Scegliamo solo quello che ci ispira a distinto, scegliamo quello che ci dona, che si integra anche bene col contenuto del resto del nostro guardaroba, così non dobbiamo fare troppo shopping, perché anche questo è un modo che svecchia immediatamente i nostri look. E qui sto pensando per esempio alle sneakers, soprattutto i modelli di tendenza che stanno benissimo abbinati a capi ultra basic per esempio, ma anche per esempio alle tendenze dei colori di moda ogni stagione, che possono cambiare completamente l'aspetto dei basic in tonalità neutre che indossiamo di solito. Ecco, questo secondo me è un altro consiglio da seguire se vogliamo togliere anni ai nostri outfit e quindi anche alla nostra immagine. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito senz'altro a mettermi un bel like e soprattutto a iscrivervi a questo canale accendendo anche la campanella, così non vi perderete neppure i video che farò in futuro. E con questo non mi resta che augurarvi un'altra splendida giornata. Ciao!